Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e bentornati su 98 Megapixel. Oggi sono qui per parlarvi di un mio nuovo animale domestico, veramente raro e particolare. Oggi parliamo di Dek, o meglio, dei Duprasi. Via con la sigla! Se già non l'hai fatto, ti invito a iscriverti al canale, lasciare un bel like, commentare. In questo modo mi aiuterai veramente un sacco con l'algoritmo di YouTube. Condividi anche il video con i tuoi amici se pensi che gli potrebbe essere utile se vogliono magari adottare un Duprasi. E ti ricordo che qua sotto in descrizione trovi il link per il mio profilo Instagram. Mi trovi come 98 Megapixel anche lì. Adesso iniziamo con la sua presentazione. Il Duprasi, o gerbillo della coda grassa, come potete vedere la sua codona, è un animale originario del Nord Africa. Rispetto agli altri gerbilli presenta un corpo più tozzo e la coda, invece che essere lunga e priva di peli, è più tozza, corta, un po' a forma di clava, viene chiamato infatti anche gerbillo della coda clava, e si usa, come per i cammelli, come riserva di grasso. Sono animali crepuscolari, infatti adesso lo vado a rimettere dentro la ossotteca. Questo vuol dire che li vedremo maggiormente attivi alla mattina e alla sera, soprattutto all'alba e al tramonto, ma devo dire che comunque Dek lo vedo parecchio attivo durante tutta la notte che corre sulla sua ruota e durante la giornata fa qualche uscita sporadica dal nido per mangiare qualcosa e farsi un giretto. A differenza dei criceti, sono animali più timidi, soprattutto all'inizio, infatti bisogna con calma abituarli al contatto umano, ma una nota super positiva, non sono assolutamente mordaci. Ho avuto molti criceti che purtroppo letteralmente mi staccavano le dita, soprattutto all'inizio. Nota molto importante, rispetto ai gerbilli che invece vivono bene in comunità anche abbastanza numerose, i Duprasi vivono bene da soli. Sia in natura che in cattività non c'è stato verso di farli vivere in gruppo. E sia rapporto dello stesso sesso, sia rapporti di sessi opposti, quindi anche un maschio e una femmina comunque non riescono a convivere. In natura, ma anche in cattività, si ritrovano solo per l'accoppiamento, poi ognuno va per i fatti suoi. Fate molta attenzione perché appunto convivendo rischiano di farsi delle liti e più delle volte tendono a staccarsi la coda, che comunque è una riserva di grasso, e quindi è importante che rimanga lì dov'è, visto che poi non ricresce. In questo caso quindi è più comodo, come per i criceti, stabularli singolarmente, tanto vivono benissimo così. Passiamo ora alla gestione del Duprasi e direi di partire, visto che ne abbiamo già accennato, proprio dalla sua stabulazione, ovvero dove vive il Duprasi in casa. Online purtroppo, come per tutto, non si trovano tante informazioni, o perlomeno sono tutte molto disparate, un po' a random, ed è per questo che sto facendo questo video. Si dice online che è meglio utilizzare una gabbia o una teca di 60x40 come dimensioni, quindi lunghezza per profondità. 60x40 però io l'ho trovata veramente molto risicata come dimensione e sinceramente soprattutto all'inizio utilizzavo una gabbia che aveva un fondo molto alto per mettere tanta lettiera e sopra la parte a sbarre per arieggiare. Perché ok, arieggia, però cosa succedeva? Che Dek si arrampicava sulle sbarre per poi lanciarsi nel vuoto, cosa che non va bene. Seconda cosa, scavando letteralmente sparava la lettiera ovunque. Quindi passavo il mio tempo a raccogliere lettere in giro per casa, che non è molto simpatico. Di conseguenza, dopo un mesetto circa, soprattutto quando ho iniziato a crescere, perché all'inizio quando l'avevo preso era veramente piccolo, adesso è molto più grosso, è già un adulto, sono passato a una teca in vetro da 80x40, quindi comunque ha più spazio, mi permette di mettere più lettiera, circa 10-15 cm, ma comunque adesso ci arriviamo, e soprattutto essendo chiusa mi permette di avere una temperatura costante. Come tutti i gerbilli, il Duprasi è un animale veramente tanto attivo, che ha un sacco di energia e che gli piace molto scavare. Di conseguenza bisogna mettere 20 cm di substrato su per giù, 15-20 cm. In questo modo l'animale potrà scavare grandi gallerie etane e divertirsi in questo modo. Come substrato io ho provato il truciolato, ma non mi ci trovavo perché si bagnava veramente troppo in fretta e tendeva un po' a marcire, nel senso che comunque essendo dentro una teca con l'umidità e tutto controllati, comunque non ne andava per le lunghe. Al contrario, sto avendo ottimi risultati con la lettiera in carta riciclata. Questa carta è super morbida e permette praticamente una altissima assorbibilità e anche un'ottima strutturazione dei tunnel. In questo modo la teca per un intero mese e anche di più non emana odori e rimane perfettamente pulita e igienizzata per l'animale. All'interno della teca devono anche essere presenti essenzialmente una ruota almeno di 20 cm, ovviamente piena, quindi non a sbarre, perché comunque sono animali ai quali piace molto correre e sono abbastanza di grandi dimensioni, quindi comunque con 20 cm la schiena non si inarca, cosa che è fondamentale. Varie casette, tunnel e simili, vi consiglio assolutamente qualche casetta interrata
così che appunto possa crearsi gallerie e rifugi. Beverino a goccia, essenziale, perché rispetto alla ciotola che verrà riempita subito di lettiera, così l'acqua rimane sempre pulita, e una ciotola del cibo. Dopo andiamo a capire bene l'alimentazione. Essenziale anche una ciotola o una vaschetta con la sabbia per cincillà, quella inseppiolite, che permette all'animale di pulirsi il pelo. Infatti lo vedrete spesso impanarsi tipo una cotoletta. Una cosa che io ritengo abbastanza importante da avere all'interno della gabbia è anche un termometro, che permette di capire la temperatura all'interno della teca. Infatti sotto la mia teca è sottoposto un tappetino riscaldante che mi permette di avere la temperatura sempre a 24 gradi, che è la temperatura ideale per questo animale. Infatti, essendo animali originali del Nord Africa, reggono meglio il caldo rispetto al freddo, e quindi d'inverno una temperatura un pochino più alta rispetto a quella che abbiamo in casa non fa affatto male. Passiamo ora a parlare dell'alimentazione. Io do da mangiare a Deck alla sera, perché comunque essendo un animale crepuscolare e sta sveglio maggiormente durante la notte, in questo modo gli fornisco il cibo quando si sveglia e ce l'ha a disposizione per tutto il periodo di veglia. Alla mattina di solito la ciotola è vuota. Ovviamente il giorno dopo provvedo a svuotare la ciotola, a pulirla e a riempirla col cibo nuovo. Ma esattamente cosa mangia Deck? Ora, l'alimentazione online è veramente controbattuta, non ci sono delle indicazioni belle chiare e complete purtroppo, quindi io parlandone con la mia veterinaria abbiamo trovato questa combo che per ora sta funzionando molto bene e quindi mi sento di parlarvene. La prima cosa che do a Deck è un misurino veramente piccolo di Bunny per Gerbilli. È un mix abbastanza buono e completo e quindi comunque mi sento di consigliarvelo. Un misurino piccolo inteso letteralmente di queste dimensioni, quindi uno sputacchio. Poi un mix di verdure sempre messo nella stessa ciotola, perché non so per quale motivo se a Deck do 2 ciotole separate col fresco e con l'umido non si mangia nessuna delle due. Invece mischiati insieme si mangia tutto. Dicevo, sempre nella stessa ciotola mettiamo un mix di verdure, quindi radicchio, sedano, finocchio, un po' di carota, un po' di mela. Evitare verdure particolarmente acquose, perché comunque essendo un animale deserticolo non è abituato ad assumere troppi liquidi e si rischia la diarrea. Invece fibre e comunque vegetali un pochino più sostenuti aiutano l'alimentazione. Oltre a quelli è necessario fornire sempre una base proteica tutte le sere. Il Duprasi è un animale onnivoro insettivoro, quindi comunque mangia degli insetti. Io fornisco quindi delle camole e dei caimani vivi, perché non vanno bene quelli secchi. Per quelli secchi intendo quelli all'interno dei vasetti, perché purtroppo questi alimenti sono più o meno come delle patatine, essendo essiccati hanno perso tutti i liquidi e i nutrienti principali, hanno praticamente solo l'esoscheletro, quindi sì, li mangiano volentieri, però non li nutre particolarmente e quindi vanno sì e no bene. Io di solito quindi cosa faccio? Metto qualche camola secca perché comunque gli piace, e poi dopo alterno appunto caimani e camole senza esagerare, 3-4 camole, 1-2 caimani al massimo perché comunque sono più grossi. In questo modo vedo che lui spazzola via tutto e non rimane niente. Oltre a quello ogni tanto aggiungo un mix di erbe aromatiche secche. Non mi ricordo di chi era, forse della Oxbow come marca, e contiene varie erbe tipo ortica e altri fiori e gli piace veramente un sacco. Lo do sia a lui che anche a Zen, il mio coniglio, che trovate il video qua sul canale di qualche anno fa. Non so bene se vale come alimentazione o come arredo gabbia, però comunque all'interno della gabbia io lascio sempre a disposizione anche un po' di fieno sparso in giro. Un po' se lo mangia e un po' lo uso per le gallerie. Importante che il fieno sia sottile e morbido. Bene, direi che di base le cose fondamentali da sapere per la gestione dei Duprasi ve le ho dette: l'alimentazione e la gestione e stabulazione. Ho deciso di fare questo video perché purtroppo le informazioni online sono veramente risicate e molto dispersive. In questo modo invece penso di aver creato un video che raggruppa un po' le informazioni di base. Fatemi sapere quindi qua sotto nei commenti se avete altre domande o curiosità che volete sapere in un prossimo video, se decidete di prendere un Duprasi o se già lo avete. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale, in questo modo mi aiuterete un sacco con l'algoritmo, lasciare like e condividere. E vi ricordo sempre che mi trovate anche su Instagram, dove posto quotidianamente, sempre come 98 megapixel. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!